Ciao amici, benvenuti alla puntata 8. Grazie Daniele, la puntata 8. La puntata 8 di A Tutto Sport. Vi ringraziamo per seguirci e ricordarvi che iscrivetevi a Tutto Sport. Guido Roberti, Michele Bettocchi. Un saluto, siamo presenti come sempre. E dietro di camera Alessia Bertocchi e Daniele Meroi o Daniele Meroa, non so. Meroa, io lo chiamo Daniele Meroa perché questa è R moscia, elegante. Io lo chiamo Daniele Meroa. Comunque un saluto ai nostri registi, ai nostri grafici, grazie Alessia, grazie Daniele. E io Ramon Toni per questi 15-20 minuti A Tutto Sport. Come stai Guido? Bene, anche perché tra un po' arriviamo subito all'editoriale del nostro Michele. Hanno vinto in tanti la pallanuoto, la pallamano, la pallacanestro, le giovanili, la femminile della Triestina, sta andando tutto bene. La Triestina, forse prima squadra, ci arriviamo con calma perché è l'unico argomento che così un po' mi fa ballare lo stomaco ogni tanto, ma tutto sommato ne parliamo con il sorriso, Michele, com'è? Partiamo col basket, quindi grandissima vittoria, una vittoria importante. Dovremmo fare anche i complimenti alla Curva Nord, sempre presente anche loro in trasferta. Bellissimo vederli quando che sono tornati alla mattina, vederli alla Barcolana presenti. 3 vittorie? Tre vittorie, ma 3 vittorie importanti, con squadre importanti. Hanno fatto un viaggio da Tortona a Barcola, suona strano però è bellissimo. Hai parlato della Barcolana, bellissima la Barcolana settimana scorsa, come sempre, no? Tieste se volca totalmente sobre la Barcolana, tutta la città. Grande vittoria di Arca. Arca, sì. Un bellissimo risultato con equipaggio anche triestino, quindi una famiglia importante, bella vittoria, avanti così. Quella settimana, quei 10 giorni, Trieste diventa la capitale della vela mondiale, e quindi bello vedere tutte le strade piene, gente col sorriso, un bicchiere di vino, una birra, sì. bello. E anche ho visto che lascia buoni soldi alla città, no? Sì, è un indotto straordinario e notizia proprio fresca, e non è un caso, nella settimana della Barcolana addirittura, e qui sarà contento il nostro regista Daniele che è molto attento, no, ai ritmi, queste cose qua, come Trieste è tra le più cliccate come ricerche turistiche e prenotazioni, e di tendenza si dice per Booking ad esempio, quindi una cosa che certifica in questo momento un'attrazione per una città che è tremendamente sportiva, e non solo barcolana. Ramon per esempio si è iscritto alla Corsa dei Castelli. La prossima domenica la Corsa dei Castelli, domenica 20, sì, io di Miramare a San Giusto. È il terzo anno che la fai? Bueno, ho fatto 2, devo fare la di questa domenica. Io sono stanco della radiocronaca di Triestina Virtus Verona, quindi non la faccio, mi dispiace. Io mi metto con una brandina, ti aspetto con un bicchiere, tipo... Benvenuto al bicchiere. Ricordo a tutti quanti che da quest'anno abbiamo fatto la gazzetta del Triestina Fan Club al Bar Capriccio. Ci sono bellissime notizie, ringrazio i soci e volontari che permettono tutto ciò. C'è la parte anche del settore giovanile della Triestina, e questa settimana i risultati sono stati soddisfacenti con la vittoria della Primavera, con un bel risultato tondo 6-2, l'Under 17 un piccolo passo falso, ma subito l'Under 15 con un'altra vittoria, l'Under 15 della femminile che sta facendo un campionato super. La Triestina invece femminile era sospesa, era sosta, e quindi diciamo bei risultati anche per il settore giovanile della Triestina. Ecco. Anche altro potremmo parlare, ya che la regione del Friuli Venezia Giulia ha sido anfitriona della nazionale del calcio, come no, la maggiore, e come la no, nazionale del calcio under 21 qua
a Trieste, no? Esatto, per 48 ore si è tinta di azzurro la nostra regione con la partita dell'Under 21 qui a Trieste, l'1-1 con l'Irlanda ha certificato la qualificazione degli azzurrini all'Europeo che sarà in Slovacchia nel 2025. Non è nemmeno troppo lontano, si potrà magari andare a vedere qualche partita degli azzurrini. Il giorno prima, invece, allo stadio di Udine, al Friuli, io lo chiamo ancora Friuli, sono un romantico, non con i nomi Perché stadio di Friuli solo che ha la denominazione commerciale. Esatto, la vittoria 4-1 su Israele, però ecco, quello che più mi è piaciuto e che ci tengo a sottolineare, penso che condividiamo un po' tutti quanti, lo sport, lo diciamo spesso, è fratellanza tra popoli, e quindi non mi è piaciuto come ad esempio in tanti strumentalizzano queste occasioni, Israele non dovrebbe partecipare di qua, l'Italia di qua. Lo sport deve unire, non devono esserci esclusioni, perché lo sport deve andare al di sopra della geopolitica. In campo ci si stringe la mano, si lotta nel segno del rispetto, la geopolitica deve restare fuori. Questo ci tenevo a dirlo, ma penso che lo condividiamo come messaggio. Alla fine, bravo, molto bene. Per certo, prima di parlare già del tema della Triestina, dobbiamo ringraziare come sempre a Bar Capriccio, che siamo qua ogni settimana facendo il programma, también al ristorante venezuelano Barbecue in via Valderigo, sostenitori, a Bilacker e a Pizzeria Donna Amalia che sono con noi, así que ringraziamo come sempre con tutto sport. Agradecidos. Agradecidos, perché è venezuelano il barbecue. Beh, ma giusto, ci sta. Il titolo della nostra gazzetta, la Triestina perde ancora, forse ci introduce all'argomento più caliente, no? È algo previo, che non basta l'impegno. Cioè, hanno posto tutto, comunque hanno dato tutto. Ci sono certi giocatori, senza far nomi, che non è bello, ma che stanno giocando anche in maniera, diciamo, forzata, per non dire altro. Quindi in questo momento qua dobbiamo accettare tutto questo. Speriamo con le novità che dopo ci dirà Guido qualcosa cambi, perché sennò diventa grave il campionato nostro, ecco. In questo momento una posizione molto incomoda, no? Sì, penultime, sì, quando aveva chissà molte aspettative, non ha stato buono il comincio della stagione. Beh, più che inizio della stagione, ormai siamo a metà del girone d'andata, quindi io l'altro giorno ragionavo un po' in termini di media punti e quant'altro. Bisogna assolutamente uscire prima possibile dalla zona retrocessione, perché anche con un banale calcolo adesso di media punti, quante squadre vanno giù? E una va giù direttamente e 4 vanno ai play-out. Però in questo momento girone uno per ogni girone, e dopo il playout è tra le squadre di girone, quindi girone B, girone C non ci interessano. Però se anche questa squadra da oggi iniziasse a viaggiare a 2 punti di media partita, che era la media con cui girava ad esempio la Triestina del girone d'andata l'anno scorso, saremmo appena fuori dalla zona playout al termine del girone d'andata. Questo per dare la dimensione di come è difficile uscire anche dal punto di vista matematico da queste zone calde. Quindi io guarderei con tantissima attenzione le prossime 2 partite, perché noi sabato abbiamo la Virtus Verona qui alle 5:30 e poi Michele ricorderà che ovviamente è aperta la prevendita, ma il sabato seguente andiamo a Crema alle 15 contro la Pergoletese. Sono 2 scontri salvezza e non si può perdere, secondo me, nessuno dei due, sarebbe molto pericoloso. L'impegno c'è, la squadra sta lottando ed è rinato il rapporto con la tifoseria, proprio perché la tifoseria, la maggior parte, vede che l'impegno in campo c'è da chi scende sul rettangolo verde, o non tanto verde come a Sesto San Giovanni, dove è stato un campo di patate a dir poco. Detto questo, la squadra ha delle gravi carenze. Il fatto che sia stato sbloccato Olivieri dal Tribunale Federale Nazionale è fondamentale per avere un giocatore in più e per avere un po' più mani libere anche sui correttivi da fare. Michele, Triestina Virtus Verona, speriamo di avere il supporto del pubblico, la biglietteria è aperta. Primo, Geppino e giocatori, forza a vincere il sabato. Senz'altro, noi abbiamo iniziato questa settimana con la
prevendita, quindi potete acquistare i propri biglietti dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:30 fino a venerdì. Sabato solito orario dalle ore 9 alle ore 13. Ricordo che la partita si gioca alle 17:30. Sì. Hai parlato della Triestina, però che hai visto, che puoi dire dello che hanno fatto la fine settimana scorso? Non hanno potuto trarre alcun punto, ma qualcosa da riscattare che si può affincare la Triestina per ir mejorando. Beh, l'attacco è spuntato, abbiamo giocato con Vertainen, con le infiltrazioni, con Krollis che malapena poverino. Esatto, infatti, quindi, però già si è visto il fatto di avere il peso di due attaccanti, come nel secondo tempo si è giocato solo in una metà campo. La Triestina cercava il pareggio, abbiamo preso gol nuovamente su calcio piazzato e questo è una costante delle ultime partite. Quindi la difesa, e qui è stato bravissimo Giuseppe Marino, è stata registrata con questi accorgimenti, con il terzo difensore, i quinti di centrocampo, con il limite dei gol presi su calcio piazzato. In attacco evidentemente siamo spuntati. Con l'innesto di Olivieri qualcosa potrà migliorare, mentre rimango dell'idea che il reparto migliore di questa squadra sia la mediana, con Correia, con Vozza, con Brahima, con Vallocchia, e poi ci sono alcuni indisponibili, Johnson, Ballarini, quant'altro, D'Urso logicamente sulla tre quarti, è un vero peccato. Però ecco, c'è da registrare sicuramente la fase offensiva, bisogna vincere le partite anche 1-0, e per vincere anche 1-0 serve un po' quella cattiveria tipica della Serie C. Peraltro noi stiamo qui parlando, sembrerebbe vicinissima ormai la firma di Pep Clotet come nuovo allenatore. È una scelta che ovviamente a noi compete il dovere di valutare al risultato maturato, quindi valuteremo più avanti se sarà stata una scelta. Ovvio che se mi chiedi se condivido o non condivido, dico che è una scelta particolarmente strana, particolarmente anomala e atipica, vuol dire che sono state fatte determinate valutazioni, i risultati parleranno. Vedremo. Intanto sabato, ripeto, con Giuseppe Marino, una partita fondamentale, ulteriormente fondamentale, e poi si vedrà. Michele, allora, possibile nuovo allenatore extraufficiale ancora, no? Non è ufficiale ancora, assolutamente non è ufficiale. Che puoi dire, ma il discorso della partita contro che abbiamo fatto sabato, con tutto ciò che, diciamo, bravi ragazzi che hanno cercato di dar tutto, l'unica cosa che se vogliamo vincere bisogna tirare un po' in porta, ma anche da fuori abbiamo anche giocatori importanti come Kroll, come Valocchia e Zarak, che tirano da fuori. Mi aspetterei da loro un po' di coraggio, che tirano in porta. Dopodiché un sbaglio del portiere, un sbaglio di un difensore, o la palla che... Ma guarda, in questo momento qua che segnano di ginocchio, che segnano di spalla e via dicendo, l'importante è io di adesso profilo dantesco. Quindi in questo momento qua dobbiamo fare come 2 anni fa, tutti quanti i tifosi cercare di essere uniti alla squadra per portarli alla salvezza. Altri obiettivi quest'anno non ci sono, e quindi salvezza. Sai che tutte le squadre nel mondo, la più grande, la più piccola, hanno questo momento di crisi. È normale, no? La crisi non è buona per il cuore, perché io sempre ritomo un po' lo del calcio in Sud America. In Colombia ha avuto un allenatore molto famoso, incluso ha sido allenatore anche in Spagna della selezione de Colombia quando ha venuto al Mondiale 90, che Francesco El Pacho Maturana. Quando era allenatore del Nacional de Medellín, una delle squadre più grandi di Colombia, in un tempo di crisi diceva in la riunione di stampa: è il momento di che tutti insieme, è una sola indirizzo, remare tutti dalla stessa parte, tifosi, giocatori, allenatori, stampa, giornalisti, tutti, e la critica, la società, la critica è buona, ma con buone intenzioni, ma remare
en el mismo indirizzo para poder llevar la barca a flotte. La critica è fondamentale, aggiungo io, è fondamentale e ovviamente però questo serve a compattare, perché quando si lotta per la salvezza bisogna cambiare, ragazzi, prospettiva, non è la lotta a quinto posto, playoff, bisogna compattarsi, però deve nascere da tutti devono tendere la mano, in qualche maniera devono farlo tutti, squadra, società, tifoseria, stampa, tutti devono tendere la mano per preservare a quel punto, perché l'obiettivo diventa preservare. Posso aprire una parentesi, se mi consentite, tra le squadre che hanno vinto, e noi abbiamo menzionato, è iniziata la stagione della pallanuoto Trieste, hanno vinto le Orchette che sono in Final Six, anche a loro, ha vinto la 1 maschile, esordio in campionato, è una società modello che porta grande lustro a Trieste e che, ci tengo a sottolineare, ha aperto, ed è in A1 anche con la terza squadra, il settore paralimpico, dove Daniele Bettini, coach della maschile per tanti anni, ha accettato di seguire questi ragazzi con disabilità, e quindi Trieste è l'unica in Italia, ma credo anche in Europa, ad avere 3-1 maschile, femminile, paralimpica. Quindi scusatemi, ma penso sia una cosa straordinaria, veramente tipica di Trieste. Siamo quasi in chiusura, quel tempo vola sempre. Il tempo è andato via, il tempo. Sempre più veloce, mi pare. Siamo qui e il tempo qua. Esatto, corre. Avremo Ramon, anche un'intervista speciale sul nostro canale A Tutto Sport, iscrivetevi su YouTube, alla Veronica Toniolo, atleta triestina, judoka, olimpionica. Questo è il programma speciale, buonissimo. Grazie, ce l'autodiciamo, ma va bene, è un piacere assolutamente. Insomma, sono ospiti di rango internazionale che danno lustro a Trieste, quindi per noi è un onore ospitarli. Bello. Sarà. Grazie come sempre e ciao. Alla prossima. Ciao, forza Unione, forza Trieste.